Un paio di settimane fa mi è capitato di leggere questa notizia. Ho sopportato in silenzio per anni. Il nostro rapporto è stata una totale presa in giro. No, non mi sono dato ai pettegolezzi, parliamo sempre di grammatica. E la frase che mi interessa è proprio l'ultima. Il nostro rapporto è stata una totale presa in giro. Ora, il soggetto di questa frase è il nostro rapporto, singolare maschile. Ma vediamo che il verbo, che normalmente si accorda con il soggetto, è al singolare femminile, è stata, e viene accordato con il nome del predicato, una totale presa in giro. Allora la domanda è giusta questa frase? O più in generale, quando abbiamo frasi di questo tipo, il verbo si accorda con il soggetto o con il nome del predicato? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Dunque, prima di rispondere alla nostra domanda, voglio chiarire un po' i termini che uso, anche per capire bene di quali frasi stiamo parlando. Poi vedremo diversi esempi, perché in realtà ci sono diversi casi da considerare. Dunque, parliamo di frasi come l'economia è un problema. In questa frase diciamo che l'economia è il soggetto, lo chiamerò semplicemente il verbo, e un problema è il nome del predicato, anche se io per semplicità ogni tanto dico il predicato. Quello che dobbiamo chiarire è se il verbo si accorda con il soggetto oppure con il nome del predicato. E quando parliamo di accordo, parliamo naturalmente di numero, singolare o plurale, di genere, maschile o femminile, che naturalmente sarà visibile solo nei tempi composti, cioè nei tempi che hanno un participio passato. E poi, se abbiamo un pronome come io, tu, noi o voi, dobbiamo considerare anche la persona. Cominciamo proprio da quest'ultimo caso, cioè il caso in cui abbiamo un pronome, perché è il più semplice. Quando abbiamo un pronome, l'accordo si fa sempre con il pronome, sia che questo venga messo prima del verbo, sia che venga messo dopo il verbo. E quindi diciamo per esempio tu sei il mio modello. Il verbo sei si accorda con il pronome tu. E se volessi mettere tu dopo il verbo, dovrei dire il mio modello sei tu. Il pronome non cambia. In queste frasi usiamo sempre i pronomi soggetto. Un altro esempio, io sono il capo sono io. E potrei anche avere un pronome plurale, come noi o voi, e poi un nome del predicato singolare. Potrei dire, per esempio, loro sono il problema, oppure il problema sono loro. E se il pronome si riferisce a una persona femminile, nei tempi composti dobbiamo ricordarci anche l'accordo del participio passato con il femminile, quindi metterlo al femminile. E possiamo dire, per esempio, sei sempre stata tu il mio sogno o il mio incubo, scegliete voi. Oppure, il mio sogno sei sempre stata tu. Qualcuno potrebbe chiedersi, va bene, ma che differenza c'è allora fra le frasi con il pronome prima del verbo e le frasi con il pronome dopo il verbo, visto che per il resto la frase non cambia, il verbo rimane uguale? La differenza sta un po' nell'elemento che vogliamo enfatizzare e nell'elemento noto e nell'elemento nuovo della frase, della conversazione. Quindi prendiamo per esempio la coppia di frasi lui è il problema è lui. Se dico il problema è lui, magari stiamo parlando, non so, per esempio in un posto di lavoro, dei problemi della nostra ditta e diciamo questo è il problema, no, il problema è quest'altra cosa. E poi interviene qualcuno e dice ma non avete capito, il problema è lui. In questa frase l'elemento noto, conosciuto della conversazione è il problema, è quello di cui stiamo parlando, e l'elemento nuovo è lui. E quindi mettiamo lui alla fine della frase, dopo il verbo. Se invece stiamo parlando di lui, e diciamo lui ha fatto questo, lui ha fatto quest'altro, interviene la solita persona che ci dice, insomma, non avete capito, lui è il problema. In questa frase, il problema è l'elemento nuovo.
Questa più o meno è la differenza fra queste due frasi, ma la cosa importante, per il nostro video almeno, è che il verbo non cambia e si accorda sempre con il pronome. Ma lasciamo da parte i pronomi e vediamo invece il caso in cui abbiamo due sostantivi. E qui abbiamo detto che dobbiamo considerare il genere, maschile e femminile, e il numero, singolare o plurale. Cominciamo dal numero. Ovviamente qui il problema si pone quando abbiamo un soggetto singolare e poi un nome del predicato plurale, o viceversa. Insomma, quando abbiamo un elemento singolare e l'altro elemento plurale. Ora, in questi casi, in genere, l'accordo si fa con l'elemento plurale. Gli uomini sono il problema. In questo caso accordiamo il verbo con il soggetto perché è l'elemento plurale, oppure il problema sono gli uomini. In questo caso lo accordiamo con il nome del predicato perché è l'elemento plurale. Una frase come il problema è gli uomini sarebbe molto strana. Vi faccio vedere un paio di esempi presi dal Corriere della Sera, se non ricordo male. Anche Paolo Pedullà, dirigente scolastico, afferma senza esitare: il nostro punto di forza sono gli studenti. Quindi verbo al plurale perché si accorda con l'elemento plurale, gli studenti. È un secondo esempio in cui l'ordine è invertito. Le tradizioni sono il nostro punto di forza. In questo caso accordo con il soggetto le tradizioni. Quindi, riassumendo, fra singolare e plurale vince il plurale. Il verbo si accorda con l'elemento plurale, sia che questo venga prima del verbo, sia che venga dopo il verbo. E finalmente arriviamo alla nostra frase dell'inizio, perché vediamo il caso in cui abbiamo un elemento maschile e un elemento femminile. Come ho detto prima, il problema si presenta nei tempi composti, quei tempi cioè che hanno un participio passato. Ora, il bello o il brutto, a seconda dei punti di vista, è che non c'è una regola precisa e possiamo fare l'accordo con il soggetto oppure con il nome del predicato. Quindi possiamo mettere il verbo al maschile oppure al femminile. Quindi la frase dell'inizio era giusta. Ma vediamo alcuni esempi che ho preso su vari quotidiani online. La causa è stato un batterio, participio passato femminile e accordo con la causa. Il problema è stata la difesa, participio passato femminile e accordo con la difesa. Il Real Madrid è stato la consacrazione, participio passato maschile e accordo con il Real Madrid. E la musica è stato il modo migliore per celebrare, participio passato maschile e accordo con il modo. Come si vede si trovano tutte e due le forme, anche se sinceramente mi sembra che l'accordo con il soggetto, cioè quindi con il primo elemento, quello che viene prima del verbo, sia più comune. Io qui ho messo 2 esempi di un caso e 2 esempi dell'altro per far vedere la differenza, ma in realtà ho trovato molti più esempi di accordo con il soggetto. L'ultima cosa da ricordare però è che la regola del plurale tende a vincere sempre. Cosa voglio dire? Ho detto che fra maschile e femminile possiamo scegliere, abbiamo libertà di scelta, ma fra singolare e plurale in genere si fa l'accordo con l'elemento plurale. Questa regola vince, cioè se io ho una frase come i soldi sono sempre stati la causa della eccetera eccetera, faccio l'accordo con l'elemento plurale. In questo caso l'elemento plurale è maschile, i soldi, e quindi devo mettere il participio passato al plurale maschile, mentre nella frase le carestie sono sempre stati il motivo per cui eccetera eccetera, faccio l'accordo con le carestie perché è l'elemento plurale e quindi metto il participio passato al plurale femminile. Quindi in questo caso non ho libertà di scelta fra maschile e femminile perché devo accordare il verbo con l'elemento plurale. Bene, spero di aver chiarito un po' di dubbi. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione che mi fa sempre piacere e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!